articles claiming that Lithuania would be the Silicon Valley of Europe. Is that correct? Since you work in the... Hopefully, yeah. We can hope. Let's go. But the IT sector is the main sector of Lithuania, I would say. Yeah. Like some angry dude on Instagram asked me, "Oh, what does Lithuania do? You only export like purchased brides or something." Like, dude, what the f*** are you talking about? Lituania. Stretta in una morsa tra Kaliningrad e Minsk, con una popolazione in calo da 30 anni e statistiche sociali poco incoraggianti, è stato difficile per degli stranieri come noi immaginare oggi una Lituania votata all'high tech e all'innovazione digitale. Eppure, da un po' di tempo si parla di questo piccolo stato baltico come della prossima Silicon Valley d'Europa. Ma si sa, i lituani sono riservati e introversi. La reazione dei ragazzi intervistati è solo una semplice speranza oppure si stanno davvero creando le basi per una Lituania sorprendente? Perché da anni si dice anche altro, che la Lituania si sta spopolando, che i giovani se ne vanno, che nascono sempre meno figli. Siamo in Lituania per cercare di capire meglio per quale motivo questa nazione sta registrando uno dei tassi di spopolamento più elevati al mondo. Non è la prima volta che partiamo alla volta di un paese in cerca di risposte a simili domande. Per di più, alla partenza per Vilnius, nutrivamo qualche dubbio su quello che avremmo visto e trovato in un paese di cui in Italia si parla poco e di cui avevamo soltanto qualche dato contrastante. Parlare della Lituania non è facile. Però volevamo capire, osservare di persona, vedere con i nostri occhi quanto può essere roseo il futuro e il presente di uno dei paesi forse più ignorati da noi italiani e che tuttavia si affaccia su una delle frontiere geopolitiche più calde dell'Europa dei nostri giorni. Che stanchezza, ragazzi! Attraversando da un capo all'altro la Lituania, da Vilnius a Klaipėda fino alle dune della penisola di Neringa, si è accompagnati da una presenza costante ma discreta, una natura rigogliosa, dalle tonalità vivide, ordinata, pulita. È molto difficile scorgere presenza umana tra le casupole di legno che spuntano nelle aree di campagna spesso abbandonate e cadenti. Con un'estensione di 65.000 km², la Lituania vanta una popolazione di appena 2,8 milioni di abitanti, per una densità abitativa di 54 abitanti per chilometro quadrato. Per intenderci, la Svizzera, più piccola della Lituania ma altrettanto verde, ha il triplo della popolazione e una densità 4 volte maggiore. Ma non è sempre stato così. Nel 1990 i lituani in patria erano 3,7 milioni, circa 900.000 in più rispetto ad oggi. Quasi 1 milione di lituani che mancano all'appello, dunque, ma che fine hanno fatto? Forse sono quelli iscritti al canale. Secondo una stima, i soli espatriati negli ultimi 30 anni sarebbero tra i 500 e i 600.000. La Lituania poi non cresce e il ritmo demografico fa fatica a colmare le assenze. Il tasso di crescita oggi è meno 1,15% e bisogna tornare al 1992 per livelli sopra lo zero. Anche il tasso di fertilità non aiuta ed è tra i più bassi d'Europa, con in media 1,36 nascite per donna lituana. Nel 2022 appena 22.000 nascite. Ma il problema principale è stato per anni la continua emigrazione. Iron Curtain fell, and people were like, "Hey, I can make more money in Great Britain collecting strawberries than here by working an office job." Se prendiamo gli ultimi 20 anni, possiamo assistere a 3 picchi del flusso migratorio verso l'esterno. Possibile che sia la crisi economica? In genere i picchi si vedono un po' dopo all'evento che li ha causati, quindi crisi economica del 2008, 2009, molti immigrati, presumibilmente per cercare fortuna. Nel 2005 gli emigrati furono 57.000, mentre gli immigrati, per lo più lituani di ritorno, appena 6.000. In Italia c'è anche una questione di mentalità. Gli italiani tendono a guardare un pochettino così, brutto generalizzare, non tutti lo fanno ovviamente, però c'è un po' di preconcetto verso l'immigrato. Anche solo l'uso di extracomunitario per uno svizzero non si direbbe mai, un extracomunitario svizzero, un americano, no? In Lituania meno, dipende di nuovo dalle zone di provenienza. Come se non bastasse, non appena i flussi sembravano lentamente avviati ad equipararsi, ecco la crisi ucraina del 2014, che in 2 anni ha fatto emigrare circa 130.000 lituani, a fronte di 66.000 rientri in patria, cioè più gente che se ne va di quanto ne arrivi. I'm sorry for No worries. keeping you more. I would really love to stay. Yeah, don't worry. Thank you guys. Thank you. Depopulation in practice. Non stupisce quindi se ogni lituano ha conoscenti o parenti all'estero. You know at least one person living abroad. Like, you're a 10? Lithuanian person, I mean, yeah. Yeah, always have a family member, at least one. Yeah. Piuttosto tanti lituani, se guardiamo di nuovo i dati statistici, che tendono ad
ritornare in Lituania. Potremmo insomma dire che esistono due Lituanie, i 2,8 milioni che vivono in patria e gli 1,3 milioni di lituani che vivono all'estero o spesso discendenti di quelli che espatriarono negli ultimi 2 secoli, soprattutto verso il Regno Unito, Russia e Stati Uniti. I lituani ricorrono spesso a un termine per descrivere questo spopolamento: diaspora, un termine molto forte. È vero che la popolazione è in calo, ma diaspora è una parola forte, non so se è proprio adatta. Pensate al basket, dalle parti di Kaunas, una vera religione, forse importato in patria proprio dai lituani immigrati a inizio Novecento negli States. Per non parlare delle diverse personalità straniere con forti radici lituane, come Leonard Cohen e il regista Robert Zemeckis. Persino Hannibal Lecter vanterebbe Natale in Lituania. Se parliamo della generazione come me, quarantenni, cinquantenni, che abbiamo vissuto anche nel periodo sovietico, i nostri nonni erano quelli che erano riportati in Siberia. Noi forse abbiamo di nuovo un'altra identità e capiamo un po' meglio quel passato sovietico, quello che forse i nostri figli non sentono più. A lasciare la Lituania sono stati molto spesso proprio i giovani. Ancora nel 2022 il 70,8% degli emigrati rientrava nella fascia di età tra i 15 e i 44 anni. Questi flussi quindi non solo restringono la fascia di popolazione occupabile in patria, ma determinano tutta una serie di conseguenze di natura demografica. So I have a good news for you. It's changed. From 2019 our netto migration is positive. So it means that more people are coming than emigrate. A differenza degli anni precedenti, però, questi immigrati non sono quasi più esclusivamente lituani di ritorno, ma anche cittadini extraeuropei, tra cui una buona parte ucraini e bielorussi, spinti a emigrare visto l'ultimo periodo. La guerra in Ucraina ha infatti ridestato nella piccola Lituania vecchi fantasmi. Of course, you mentioned Soviet Union, so we were occupied by it for more than 150 years. People were affected and we are still dealing with that, especially with the older generation. In fin dei conti, come effettivamente è successo, se all'indomani del conflitto la Duma russa si mette a discutere su un progetto di legge che annullerebbe la risoluzione sovietica sull'indipendenza lituana perché considerata illegittima, qualche sospetto te lo poni. A Vilnius è letteralmente inutile contare le bandiere ucraine che sventolano tra i viali della città, e i lituani non si fanno neanche troppi scrupoli diplomatici a scrivere su uno dei grattacieli principali un cartellone gigante con sopra "Putin, il tribunale dell'Aia ti sta aspettando". Così come problemi non se ne fanno ad appendere cartelli di questo tipo all'entrata dei bar: non entrare se pensi che Putin sia un grande. I would say that most Lithuanians would rather see Putin in a shallow grave than The Hague. Is there a fear of Russians? No. My neighborhood is full of Poles and Russians. We get along fine. Not the people, but the government. Yeah. Durante il nostro viaggio ci siamo pure concessi una giornata a pochi chilometri dal confine russo, così, per curiosità più che altro. La penisola di Neringa è una curiosa e sottile striscia di terra a cavallo tra il Baltico e una zona lagunare interna. Potremmo descrivere questa area naturalistica, contraddistinta dalle caratteristiche dune, dalle spiagge quasi mediterranee e dalle immancabili foreste, come un'autostrada naturale o un ponte che collega Klaipėda a Kaliningrad. Se noi andiamo dritti da questa parte, arriviamo alla Russia, l'exclave di Kaliningrad. Questa è sempre stata una zona di confine, un tempo era ai margini del regno di Prussia, quindi le persone da queste parti erano tedesche fondamentalmente. Il confine con Kaliningrad, chiuso al transito dalle stesse autorità lituane e non da quelle russe, si presenta come una silenziosa e fin troppo quieta strada provinciale tra i boschi. Attorno niente soldati. Allora, c'è scritto: la via è chiusa, fu creata da coloro che sono morti e i morti la custodiscono, la via è chiusa. La tranquilla cittadina di Nida, a pochi chilometri dal confine, è sempre stata una meta di villeggiatura e non sembra che eventi di guerra l'abbiano cambiata. Sono luoghi di villeggiatura dove i tedeschi vengono principalmente a spendere o le loro ferie o le loro vacanze o anche semplicemente a prendersi un giorno di mare. Ernst Echternach, nato nel 1879. Uno dei tanti tedeschi che abitava quest'area. C'è comunque da dire che nonostante gli sconvolgimenti politici e migratori, la Lituania vuol mostrarsi a investitori stranieri come una nazione in movimento, pronta a innovarsi. Le professioni più richieste agli immigrati rientrano nel settore della logistica e dei trasporti, ma si cercano anche saldatori e operai. Se siete poi sviluppatori o collaudatori di software, graphic designer o svolgete qualsiasi attività legata all'informatica o alla digitalizzazione, qui troverete pane per i vostri denti. Going to the possibilities of work here and how it's easy, I would say it's really easy because Lithuania is like a small startup, which is they're starting their journey, and all the career possibilities are very open and very fast. The IT sector is the
the main one, automated engineers, electronics engineers also needed. Parliamoci chiaro, la Lituania non ha chissà quali risorse naturali né tantomeno un'industria potente. Per questo sta spingendo molto sul settore dei servizi, il digitale, big data, il petrolio dei giorni nostri. Ma questo basta per parlare realmente di Silicon Valley? 90% of public services are here digitalized. Almost everything you can do online. You don't need to go to the certain building to fill up the form. So there is potential. I mean, are we gonna become a Silicon Valley? Time will tell. IT is our main sector. Lasers, medicine. Yeah. Difficile stabilire dove possano spingersi le ambizioni della piccola Lituania, ma già solo camminando per Vilnius non è poi così difficile imbattersi in qualche sede nuova di zecca di start-up unicorni, cioè start-up dal valore di oltre $1 miliardo. Di questo tipo sono importanti realtà come Vinted e i 2 player della cybersicurezza come Baltic Classified Groups e NordVPN. Quest'ultima, se guardate i nostri video, penso non abbia bisogno di presentazioni. Ecco, l'ecosistema lituano delle start-up è tra i primi europei per ritmo di crescita, con un valore che è cresciuto tra il 2017 e il 2022 di 16 volte, a fronte di una media europea di 4. Motivo in più per il governo lituano per puntare buona parte delle proprie fiche diplomatiche sull'amicizia con Taiwan. And semiconductors from Taiwan now. From Taiwan, okay. Yeah. Tra i due paesi esistono rapporti commerciali già dal 1990, ma di recente il legame tra Taiwan e Lituania si è fatto ancora più stretto e politico, quando nel 2021 a Vilnius è stato inaugurato un ufficio diplomatico di Taiwan e non di Taipei, come è consuetudine chiamare l'isola in Europa e come avrebbe voluto Pechino. Del resto Lituania e Taiwan vantano una storia simile, entrambi hanno avuto a che fare con vicini ad esempio esuberanti. Un rapporto quindi in nome dell'indipendenza, ma anche dei microchip e della tecnologia. Ai lituani servono per lanciare il proprio settore, ai taiwanesi farebbe altrettanto comodo aprire in autonomia centri produttivi in terra lituana per aprirsi il mercato europeo. Un'amicizia per così dire siglata, anche brindando con le 20.000 bottiglie di rum lituano che Taiwan si è offerta di comprare dopo che la Cina, inviperita con le mosse diplomatiche di Vilnius, si è rifiutata di importare. Lo stesso governo taiwanese ha condiviso sui social diverse ricette a base di questo rum per incoraggiare i cittadini ad acquistare questa bevanda per loro esotica. Tra l'altro, con l'alcol lituano non si scherza, vedremo perché. Ora, Vilnius è il cuore di tutto questo dinamismo lituano. Nella capitale si raccoglie il 92% del valore combinato di queste start-up, oltre 740 che operano nel settore fintech, biotech e ICT. Secondo Deal Room, questo ecosistema vale oggi $8 miliardi. Perfino i salari non è che ci sia quella differenza che si può pensare anzi quasi penso ho fatto bene a venire qui, perché qui stanno salendo mentre in Italia restano piuttosto stabili, se non in calo. Wage difference is as big as, for example, in Italy, like northern Italy versus southern Italy. On average, there's more equality in citizens of Lithuania than a country like, for example, Germany, which is like very centralized, like what's in Berlin and Hamburg. Ma c'è un particolare che ci ha colpito ancora di più. Si direbbe infatti che in Lituania vivono soltanto giovani under 40, forse anche under 30. Non è neanche troppo inusuale poi vedere giovani under 35 ricoprire ruoli dirigenziali all'interno di queste start-up. Ma per il resto dove sono cinquantenni e over 50? When we have such a young thriving democracy and young people who are very eager and willing to work, and it's difficult to compete with them. Then also it goes knowing the second language, for example, English. 85% of young professionals speaks English, but in their generation the main language was Russian. Se girate per la Lituania e incontrate un cinquantenne o un sessantenne, dovete pur sempre tener conto che avete davanti a voi una persona nata e cresciuta sotto il duro regime sovietico. Chiedendo anche, per esempio, ai tassisti più anziani, è molto probabile che vi descriveranno gli anni in cui erano sotto l'URSS come tempi duri e bui. Il gap generazionale in Lituania sembra evidente qui più che altrove, come se i giovani qui siano stati fin da subito responsabilizzati a costruire la Lituania del futuro. I cinquantenni, sessantenni di oggi avevano 20-30 anni quando cadde l'Unione Sovietica. Non sempre è stato facile per loro adeguarsi al cambiamento e questo ha finito per causare una sorta di segregazione sociale. Le città sono particolarmente giovani, città universitarie poi come Kaunas, Vilnius, c'è anche un po' la mentalità. Quando ci sono gli annunci di lavoro c'è l'annuncio con vi mettiamo in un team giovane. Se ci si sposta forse un po' dalle grandi città è più facile vedere gente un po' più grande. We're a bit jealous for the other countries about this. When we see, for example, Germans, pensioner Germans coming here, exploring Lithuania, going to different sites by the camper,
renting a camper and so on, seeing them near our seaside and, just enjoying life. And you understand that most of our grandparents can't do that because they are not earning such wages as the young people here. They get pensions which were calculated, from that times, and they are still not high. L'entrata in un regime di libero mercato e l'aumento dei prezzi hanno sì fatto la fortuna di alcuni, come chi ha puntato sugli investimenti edilizi a Vilnius, ma al tempo stesso ha generato forti disparità economiche e sociali. Il coefficiente di Gini per la Lituania, cioè l'indicatore della disuguaglianza e della disparità economica, è il secondo più alto in Europa, dietro la Bulgaria, a quota 36,20, quando la media europea è 29. Per intenderci, valore 0 significa che la ricchezza è equamente distribuita e 100 che tutta la ricchezza è nelle mani di un singolo. C'è insomma come un volto nascosto di questo paese, di cui certo non avrete sentore camminando per le pulite e ordinate città lituane. Per quanto difficile sia monitorare l'effettivo tasso di depressione tra i lituani, i dati ufficiali contano 14 diagnosi per 1000 abitanti, ma restano pur sempre i casi non diagnosticati. Uno studio del 2018 di Create Lithuania segnalava che se dal 2013 al 2017 il consumo tra lituani di benzodiazepine era doppio rispetto alla media dei paesi OCSE, quello degli altri antidepressivi era di molto inferiore. Questo dato indica come molti lituani preferiscano eludere le cure, le terapie, ricorrendo quindi alle benzodiazepine, che sarebbero più facili da ottenere, piuttosto che agli psicofarmaci somministrati solo in presenza di ricette mediche specialistiche. Il che ci lascia intendere che c'è ancora un forte stigma nei confronti della salute mentale. Italians and the southern countries are more expressive, more talking, more community-based. That's, you can see all the people going out, having chats, going to the bars and so on. Here, that side of the generation didn't have that freedom when they were young. When you can be taken to the Siberia at any minute, when your family can be departed, you just don't know what will happen. So you all are a bit closed into yourself. C'è comunque un'altra cosa a cui i lituani sembrano ricorrere più che volentieri, senza farne neanche troppo segreto. L'alcol. Tra i paesi UE, le ultime rilevazioni sul consumo di alcol inseriscono la Lituania sul podio, dietro soltanto Repubblica Ceca e Lettonia con 12,8 litri consumati pro capite dai lituani, una situazione che qualche anno fa era addirittura più grave con i lituani al primo posto, ma che recenti leggi sul consumo e sulla vendita hanno in qualche modo mitigato. Per esempio, dopo una certa ora non troverete da nessuna parte nei supermercati la vendita degli alcolici. Well, it depends what they count on. Because if it's counted on what you're buying, a lot of Lithuanians, after all the restrictions, they're buying in Latvia, they're buying in Poland, they're buying abroad. So all the money is sort of going abroad for alcohol. Yeah. So maybe we're first. We just don't know. Yeah. Yeah. Well, I would say, the young people in Lithuania, they go out to party, they drink, they black out, they go to school the next day or so. Well, not school, university the next day. But the actual serious alcoholism, that's mostly, I would say, old people in villages, because you need some sort of entertainment in your life. When there's no theater, there's no cinema in a village of 300 people, you're kind of, your children left to work in Vilnius, you're all alone. Alcohol is kind of a thing you're just gonna take. Vi ricordate questo nostro vecchio video? Ecco, era saltato fuori qui che la Lituania vantava il più alto tasso europeo di omicidi. Nel 2015 con 5,75 omicidi ogni 100.000 abitanti, anche se oggi la situazione sembra nettamente migliorata. 2,5, praticamente dimezzato. Per molti colpa del consumo di alcol, un facilitatore. Non è un caso che riducendo i consumi siano scesi anche gli omicidi. Però questi dati vanno ovviamente ridimensionati di fronte alla percezione generale sulla sicurezza. I would say that Paris is less safe than Vilnius, for example. Yeah. But in Paris, Vilnius is definitely a safer city. The worst thing that will happen to me in Vilnius at night, someone will say, "Idi nахуй," Back in Go fuck yourself. Yeah, thank you. But back in the 90s when the Soviet Union fell, my uncle got knocked out and woke up with his shoes stolen. Come percezione di chi vive qui non la sento assolutamente. E quindi come possiamo raccontare la Lituania? Una piccola repubblica che si sta scrollando di dosso gli ultimi rimasugli di un passato ingombrante, timorosa di cadere di nuovo in un incubo che sta prendendo forma oltre il confine? Oppure di un paese che col passato ha già chiuso tutti i suoi conti e che oggi pensa soltanto ad un futuro creato dal nulla? Certo, girando il paese fa un po' strano pensare alla Lituania come prossima Silicon Valley, se mai lo sarà, come realtà proiettata verso un orizzonte tecnologico e digitale. La natura lituana sembra ancora reclamare un suo ruolo e gli stessi lituani non sembrano disposti a rinunciarvisi, anche a costo di vivere lontani dalla vivacissima e modernissima Vilnius. C'è un luogo, poco fuori la città di Šiauliai, una piccola altura che nemmeno svetta così tanto sul piatto nulla circostante. Questo posto viene chiamato Kryžių kalnas, la collina delle croci. Il perché
Beh, lo potete constatare da soli. Uno dei luoghi più surreali che abbia mai visto. Queste croci, piantate da sempre dai pellegrini, abbattute dai sovietici e ostinatamente rimpiazzate dai lituani, sono un simbolo, tanto che questo luogo è finito per passare dal luogo di fede a simbolo identitario nazionale. Sarà pure diventato un luogo turistico classico quando si visita la Lituania, ma questa collina rappresenta in tutto e per tutto l'essenza di un paese che solo in anni recenti si è riscoperta nazione, non tanto nell'identificazione in una cultura antica, quanto in una tensione comune verso un destino ancora da scrivere. Come sarà la Lituania tra 50 anni? Forse questa è una domanda lecita. L'identità si forma in negativo. Il passato non ha quasi nulla a che vedere con la formazione dell'identità in generale. Il passato è ciò che noi vediamo adesso e immaginiamo. Tutto è nel presente. Chi siamo noi adesso è una reinterpretazione di quello che chiamiamo passato. Reportage di questo genere sono resi possibili grazie a chi supporta il canale con un abbonamento mensile su Patreon o YouTube. Come avete visto non ci sono sponsor in questo video e per finanziare il reportage abbiamo ricorso alle donazioni mensili di questi utenti, anche fossero quelle da €1, un caffè. È tutta questa lista di persone che dovete ringraziare, non certo me o i miei collaboratori, se su Nova Lexio riusciamo a variare ogni tanto la tipologia di video. Perciò grazie. Grazie a tutti voi per rendere questo canale un mezzo di approfondimento e informazione indipendente, che è la cosa penso più importante. Per Aspera ad Astra.